Il progetto per questa casa parte inizialmente da uno studio sul contesto. In questo caso ci troviamo in pianura padana, ma ai piedi delle Alpi. Da qui pochi metri più a nord cominciano tutte le catene montuose che poi si collegano al sistema alpino e quindi l'orizzontalità è un elemento imprescindibile col quale anche la nostra casa si rapporta. Infatti la proporzione di questa casa un piano è molto piatta e lineare, che ha come sfondo i monti, e quindi abbiamo voluto creare un po' di movimento per rapportarci con questo territorio particolare. Entrando ci si trova in questo grande canocchiale che punta verso nord e punta verso le montagne, per avere già un primo scorcio entrando di quello che è il contesto naturale in cui si trova la casa, mentre invece poi la zona notte si trova sul lato nord. Questo sia per questioni, secondo noi, dal punto di vista della luce, ma anche per una richiesta della committenza, che era quella di avere un rapporto diretto, visivo, con il Monte Grappa che si trova qui vicino. Proprio la richiesta era quella di dire: io la mattina quando mi sveglio e mi lavo i denti voglio vedere questo dalla finestra. Funzionalmente la casa è divisa in due macrozone che sono separate da un grande corridoio d'ingresso passante. La prima zona è quella di servizio, che comprende la parte dell'autorimessa e i locali quali la lavanderia e il magazzino, mentre la seconda macrozona è suddivisa nella parte giorno e notte. La parte giorno è composta da un soggiorno e da una cucina comunicante, quindi lo spazio è un open space con tutto a vista. La boiserie di divisione tra la zona notte e la zona giorno in realtà nasconde un'armadiatura contenitiva e la porta di connessione tra le due aree. La parte notte è composta da 3 camere e 2 bagni e il distributivo è illuminato da un lucernario che porta all'interno luce naturale. I materiali che abbiamo utilizzato maggiormente per gli interni di questa casa sono il legno su tutte le superfici orizzontali di pavimento della casa. Questo materiale molto caldo e naturale va a riscaldare, quindi in contrasto con quella che è l'omogeneità del bianco di tutte le altre superfici che caratterizzano tutti gli ambienti interni della casa. Alcune eccezioni ce le abbiamo dove abbiamo utilizzato resine per quanto riguarda i locali di servizio, per i pavimenti, e i bagni dove troviamo delle lastre di grande formato di grès che ci aiutano a enfatizzare quella che è, soprattutto nel bagno della zona giorno, la luce zenitale che arriva dal grande lucernario. E l'altro materiale che troviamo abbastanza importante sull'abitazione, e in particolare sulla zona giorno, sono i piani delle cucine, che sono in pietra naturale, una pietra nera, anche in questo caso volutamente a contrasto con le pareti, che nella loro posizione orizzontale aiutano comunque a contrastare quelle che sono le pareti bianche e le superfici calde dei pavimenti. Un elemento che si trova su varie parti della casa sono i lucernari. Subito quando entriamo notiamo un lucernario che è perfettamente allineato con le pareti della casa, che crea un taglio di luce che cambia con l'ora del giorno a cui noi accediamo all'abitazione. Questo elemento viene ripreso poi anche in altre stanze della casa e che poi trova una declinazione leggermente diversa nella doppia altezza o mezza altezza in più della zona giorno, dove abbiamo questi 2 lucernari però verticali che catturano la luce da est e da ovest dal tetto della casa. Altri elementi importanti sono i volumi in legno che sorreggono gli sporti che troviamo lungo i lati perimetrali. Questi elementi non sono solamente estetici, ma essendo volumi esterni hanno la particolarità di contenere quelli che possono essere spazi tecnici puramente per l'esterno. In uno di loro troviamo ad esempio un barbecue, nell'altro trovano spazio l'isola ecologica, quindi la possibilità di nascondere i bidoni per la differenziata, che sono elementi che sono utilissimi ma che non devono essere visti. All'interno del lotto noi trovavamo già la presenza forte di molti ulivi che circondano interamente la proprietà. Ad esempio abbiamo voluto valorizzarli e ad andare a cerchiarli con la pavimentazione e a renderli quasi delle sculture illuminate all'ingresso dell'abitazione. La presenza di queste piante ci ha condizionato, e anche nella scelta appunto dei cromatismi esterni dell'edificio col suo grigio chiaro che la caratterizza, si relaziona un po' anche appunto ai fusti e ai colori che hanno queste piante.